Buongiorno a tutti da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Oggi vi presento un'anteprima che potrei definire proprio mondiale. Durante il mese di maggio ho ricevuto con piacere infatti un'interessante proposta da parte di Günther Reisner, che è manager della Kowa Optimal Deutschland, che mi ha chiesto di testare in anteprima il nuovissimo Spotting Scope Kowa TSN 55A Prominar. Ciò che dico quindi è il risultato del test effettuato sul campo durante il mese di maggio. Senza dubbio lo pubblicherò quando Kowa lo riterrà opportuno. Attualmente vi posso solo confermare che questo nuovo piccolo spotting scope dovrebbe essere disponibile in vendita nel mese di luglio, ma sarà annunciato senz'altro prima. Cito tre caratteristiche principali che secondo me rappresentano il cuore di questo telescopio da osservazione. Ottica al cristallo puro di fluorite, 250 mm di lunghezza e solo 965 grammi di peso. Se poi aggiungiamo che a 40x fornisce addirittura 80 gradi di campo apparente, penso che possiate presagire le sue prestazioni. Come sempre, su binomania.it potrete trovare una recensione approfondita con immagini e tabelle. Il prezzo di lancio durante il mese di luglio dovrebbe essere di 2.298 euro. La garanzia standard è di 10 anni, ma si estende a 15 anni se il cliente procederà con la registrazione online. Io direi di iniziare subito dopo la breve sigla. Nel frattempo, se volete, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo tra pochissimo. Sono disponibili due modelli, il TSN 55A, ossia la versione angolata, e la TSN 55S, la cui lettera rappresenta l'aggettivo straight in lingua inglese, che significa dritto. Il prezzo di vendita comunque sarà identico per entrambi i modelli. Nell'articolo su Binomania troverete anche un paragrafo dedicato alla dotazione di serie e un paragrafo con i prezzi e accessori specifici per questo piccolo telescopio da osservazione. Come potete vedere, il Kowa TSN 55A Prominar è decisamente compatto e leggero grazie allo scafo in policarbonato. La versione angolata, oltretutto, con entrambi i tappi che coprono l'obiettivo e l'oculare, pesa soltanto 990 grammi e togliendoli si raggiunge il peso dichiarato dalla casa madre. Potete inoltre notare la classica verniciatura satinata, molto robusta di colore verde Kowa, intervallata da un'ampia zona gommata nei pressi di ciò che io definisco ponte di comando. Spiccano con evidenza inoltre anche i loghi Prominar di colore argento e rosso che danno un tocco di eleganza alla sinuosa forma di questo piccolo telescopio angolato. La sua forma molto compatta e l'ottimo grip concesso dalla sua forma consentono di compiere fugaci osservazioni anche a mano libera e a bassi ingrandimenti senza particolari problemi. Beneficia di un oculare zoom che non è rimovibile, in grado di fornire un ampio campo di vista. Come vedremo è un range di ingrandimento compreso tra 17 e 40x. Nei pressi della zona dell'oculare sono state previste due piccole asole per l'inserimento del cordoncino che fissa il tappo coprioculari. Il paraluce dell'obiettivo è estraibile e presenta un piccolo mirino che dopo aver fatto qualche ora di rodaggio consente un immediato e rapido puntamento degli oggetti, anche quelli più rapidi. Nella parte inferiore è stata integrata una basetta che sembra lavorata dal pieno e che reca una filettatura con passo da 1/4 per il collegamento sulle piastre dei treppiedi fotografici. Inoltre è visibile il numero di serie del prodotto con la dicitura Kowa Made in Japan. La zona inferiore del piedino è migliorata tramite uno strato gommato zigrinato che aumenta il grip sulle piastre fotografiche, evitando nel contempo di graffiarle. L'interno dello scafo ottico è privo di diaframmi, ma c'è un trattamento con vernice opaca. Come costruzione interna comunque è molto simile alla serie TSN 66, alla 88 e alla 99. Infatti è stato equipaggiato con il classico sistema di messa a fuoco Kowa, dotato di una doppia manopola incastonata nella parte superiore del ponte e ottimizzata con una demoltiplica.
È uno dei migliori sistemi di messa a fuoco che ho utilizzato nel corso degli anni, in grado di fornire sia un rapido spostamento del punto di fuoco dalla distanza ravvicinata all'infinito, sia di poter utilizzare la demoltiplica integrata, che si rivela utile in presenza ad esempio di treppiedi molto leggeri oppure durante la tecnica del digiscoping. Personalmente con il mio accomodamento visivo sono stato in grado di ottenere immagini nitide a 2,75 metri di distanza. Per raggiungere l'infinito ho dovuto ruotare in senso orario il rotore di messa a fuoco esattamente per un giro completo e un quarto. Per quanto riguarda l'obiettivo, è stato utilizzato un obiettivo al cristallo puro di fluorite. Grazie alle sue proprietà uniche, come l'indice di rifrazione molto basso e la dispersione ridotta, la fluorite offre immagini estremamente nitide e un contrasto elevato. Le immagini sono infatti nitide con un altissimo contrasto e una totale assenza di aberrazione cromatica al centro del campo, anche durante le sessioni fotografiche. La tonalità dei colori è leggermente calda e questo dona una piacevole visione anche durante le giornate contraddistinte da un po' di foschia. Come già ho avuto modo di anticipare, l'obiettivo è protetto da un paraluce estraibile, tuttavia la cella dell'obiettivo è stata incastonata all'interno del tubo ottico per circa 10 mm. L'oculare zoom, come anticipato, fornisce un intervallo di ingrandimento compreso tra 17 e 40 x. Il campo lineare a 100 metri è compreso tra 64 e 35 metri, generando quindi un campo di 3,64 gradi a 17 x e un campo di 2 gradi a 40 x. Questo significa che il Kowa TSN55 è in grado di fornire a 17 x un campo apparente di quasi 62 gradi e un incredibile campo apparente di 80 gradi a 40 x, offrendo quindi un'eccellente immersione nella scena e risultando anche superiore ad altri prodotti al top della gamma. È presente il classico paraluce a cui ormai sono abituato con la serie TE11WZ, è dotato di 4 posizioni prefissate: battuta, prima posizione, seconda posizione, completamente estratto. Il suo diametro consente di sfruttare tutta l'accessoristica della serie oculare, quindi TE11WZ, compreso l'anello adattatore per i telescopi TSN 99 88-66, che ho utilizzato con profitto con l'adattatore Vario. La meccanica dell'oculare zoom è ottima, molto fluida e precisa in entrambi i sensi di rotazione. Inoltre è ottimizzata con un'ampia zona zigrinata che si impugna alla perfezione anche con i guanti invernali. Come sempre i trattamenti antiriflesso Kowa sono ottimi e in questo caso non c'è eccezione. Sebbene non abbia avuto la possibilità di verificare le caratteristiche tecniche che saranno pubblicate al momento della presentazione da Kowa, posso presupporre che questo spotting scope benefici di tutte le tecnologie di rivestimento attualmente sfruttabili da Kowa sulla serie al top della gamma. La pupilla d'uscita invece si è dimostrata perfettamente circolare e non ho notato alcuna vignettatura. Il field stop inoltre è decisamente nitido come una lama di rasoio. Analizzando i bagliori e riflessi della pupilla d'uscita posso confermare che anche in questo caso è stato fatto un ottimo lavoro. Inoltre il progettista Kowa mi ha informato che questo spotting scope utilizza un prisma di Porro in vetro BK7. Nell'articolo troverete come sempre una lunga disamina sulle aberrazioni cromatiche e geometriche. Ora vi posso anticipare che l'aberrazione cromatica è praticamente assente al centro del campo e raramente si nota agli estremi bordi. Il campo di vista inoltre è totalmente piatto al bordo, sia di giorno sia osservando le stelle. È uno dei migliori risultati nella totalità che io abbia visto nel corso della mia attività di tester. Qui inoltre potete vedere il risultato con la USAF chart e i vari risultati ottenuti su cavalletto a 17-40 x a mano libera e usando come appoggio un sacchetto di sabbia e uno zaino fotografico. Ho verificato alti livelli di qualità. Inoltre le zone nere delle righe verticali e orizzontali erano decisamente molto scure, con una totale assenza di cromatismo residuo per tutto il campo inquadrato dalla USAF chart, dato che non era inficiato da cromatismo laterale. In molti casi, anche prodotti al top della gamma, di solito noto aberrazione cromatica laterale nelle righe verticali e sul bordo della carta.
Il test con la stella artificiale Geoptic effettuato sia a 40x che con l'ausilio del moltiplicatore Zeiss 3x12 ha prodotto degli ottimi risultati. Penso che attualmente sia uno dei migliori star test che io abbia mai analizzato in uno spot and scope. L'esemplare inviatomi da Kowa Deutschland infatti ha fornito un'immagine in intrafocale davvero impeccabile, con anelli ben spaziati, uniformi e privi di luci diffuse al loro interno, senza traccia della coma e dell'astigmatismo. Si notava soltanto una lievissima aberrazione sferica in extrafocale, la quale può essere attribuita al suo corto rapporto focale. Se avessi dovuto infatti analizzare il mero star test senza poter vedere lo strumento, avrei creduto che fosse stato ottenuto con un rifrattore astronomico di alta qualità. Ho condotto poi varie sessioni di digiscoping o meglio fonescopi, come vedete qui dal Monte Sette Termini, ma anche presso l'hotspot di Germignaga sul Lago Maggiore, utilizzando esclusivamente il mio smartphone CAT 62S Pro, che non eccelle certo in qualità fotografica, in combinazione con l'adattatore Vario. Questo sistema si adatta perfettamente alla qualità degli smartphone e alla compattezza del telescopio. La resa fotografica è di altissima qualità, con un unico limite rappresentato dalla distanza dei soggetti e dalla turbolenza atmosferica. Naturalmente, con uno smartphone più performante dal punto di vista fotografico, come ad esempio un iPhone, i risultati saranno senz'altro migliori. Io ho ripreso la vifauna tra i 6 e i 150 metri. Benché il potere risolutivo e la luminosità non siano paragonabili a quelli del Kowa TSN 99, il TSN 55 si è dimostrato eccezionale per sessioni di birdwatching su soggetti di medie dimensioni e distanza durante le ore diurne. Inoltre è in grado di gestire la turbolenza atmosferica in modo più efficace rispetto ad esempio a un classico telescopio da 80-85 mm di diametro. Nel birdwatching inoltre pare perfetta la resa cromatica, la nitidezza e il contrasto sono molto elevati e non è percepibile alcuna aberrazione cromatica lungo le remiganti dei rapaci, anche in controluce, né nell'osservazione di soggetti ostici come garzette bianche o eroni, situati ad esempio a pesca sulle rive dei fiumi. È dotato di una messa a fuoco molto pregevole e rapida e di uno zoom con escursione perfettamente sfruttabile, che comporta anche un buon campo visivo a bassi ingrandimenti. Perfetto per inquadrare i soggetti più rapidi e poi continuare a seguirli inquadrando del contempo e aumentando gli ingrandimenti. Penso infatti che possa essere uno strumento valido per affrontare lunghi tragitti ed escursioni per arrivare al punto di osservazione. Uno dei suoi punti di forza, come evidenziato, è l'utilizzo sul sacchetto di sabbie o fagioli, cosiddetto bean bag, zaino oppure supporti naturali occasionali, soprattutto a bassi ingrandimenti. Nonostante il suo piccolo diametro e il modesto ingombro, questo telescopio si distingue per le grandi prestazioni anche nell'osservazione del paesaggio. In questo caso sto appoggiando la mirrorless all'oculare per farvi vedere le Alpi. Si fa riconoscere non solo per l'obiettivo di puro cristallo di fluorite, ma anche per l'oculare, che offre un eccellente campo apparente a 40 ingrandimenti e soprattutto un campo di vista totalmente piatto, quindi perfetto sino al bordo. Tutto ciò che si osserva è perfettamente naturale, senza aberrazioni evidenti anche ai bordi, senza distorsioni o perdite di risoluzione. Insomma, è un'immagine definibile come da manuale. Non è certamente un telescopio progettato per l'osservazione crepuscolare, in tal caso dovreste affidarvi al Kowa TSN 88 e al TSN 99. Tuttavia, come tutti i telescopi perfetti di alta qualità, offre il massimo delle sue prestazioni in qualsiasi condizione. Quello che è certo è che al crepuscolo beneficerete senz'altro di un ottimo 56 mm in grado di fornirvi delle piacevoli visioni in proporzione al suo diametro a bassi ingrandimenti. Ho apprezzato particolarmente il piccolo telescopio anche nell'osservazione astronomica, in quanto il contrasto e la qualità dell'oculare forniscono immagini che, sebbene non siano luminose come quelle di un telescopio astronomico da 20 cm, sono senz'altro molto corrette. La puntiformità stellare è perfetta fino al bordo del campo e i crateri lunari a 40x si mostrano con una nitidezza e un contrasto tipici di un rifrattore astronomico di alta qualità. Sono abbastanza convinto che nell'osservazione lunare potrebbe reggere anche ingrandimenti pari a 3 volte il suo diametro. Ho effettuato alcune prove con il mio moltiplicatore teutonico 3x12 e ho effettivamente verificato un'ottima nitidezza anche in ingrandimenti superiori ai 100x.
Certamente non è stato progettato per questo, ma ciò non vuol dire che non sia in grado di farlo. È giunto adesso il momento di parlarvi in sintesi dei pregi e dei difetti. Tra i pregi direi perfetto completamento della serie Kowa TSN, ottiche al puro cristallo di fluorite, ottimo range in ingrandimento totalmente sfruttabile, campo piatto sino al bordo, eccellente contenimento dell'aberrazione cromatica, ampio campo apparente a 40x di ben 80 gradi, piccolo e leggero. Possibilità di utilizzare la maggior parte degli accessori Kowa per il digiscoping, compatibile con l'adattatore vario e diametro che fornisce ottime prestazioni anche durante le condizioni atmosferiche più turbolente. Star test paragonabile a un rifrattore di alta qualità. Inoltre, la posizione superiore della messa a fuoco vi consentirà di utilizzarlo sopra uno zaino senza che ci siano problemi nello spostamento del rotore di messa a fuoco. Tra i difetti, onestamente è difficile trovarne in un gioiello così performante. Io direi che forse il prezzo di acquisto potrebbe essere per alcuni appassionati considerato elevato. Tuttavia, in proporzione alla scarsa concorrenza sul mercato con prestazioni di altissima qualità, io credo che sia proprio caratterizzato in realtà da un ottimo rapporto prezzo-prestazioni. In conclusione, ritengo che lo Spotting Scope Kowa TSN 55 nella versione angolata sia un'eccellente scelta per l'appassionato esigente che necessita di un telescopio compatto ma performante, adatto alle lunghe escursioni in mezzo alla natura. È perfetto per il birdwatching, l'osservazione dei rapaci, ed è ideale anche nei campi da tiro per l'osservazione dei target a lunga distanza. Non disdegna neppure l'osservazione astronomica ed è ottimo anche in quella paesaggistica. Grazie alla sua altissima qualità offre prestazioni eccellenti in tutti i settori osservativi. È perfetto anche per la fotografia con la tecnica del digiscoping, utilizzando l'adattatore Smartoscope Vario e l'anello adattatore compatibile con l'oculare TSN 11WZ. Si trasporta con facilità e si può utilizzare comodamente a 17x anche a mano libera, oltre a fornire ottime prestazioni anche su appoggi naturali improvvisati. Io ringrazio Günther Reisner di Kowa Optimal Deutschland per aver fornito lo strumento oggetto di questo test, consentendomi di citare, come sempre, le mie impressioni pratiche qui sul campo. Per oggi termino qui. Vi aspetto come sempre su questo canale e vi consiglio anche di visitare il sito ufficiale che è Binomania, dove ormai ci sono oltre 1000 articoli relativi a strumenti ottici e digitali, e venirmi magari a trovare sul forum di Binomania e sul gruppo Tutto ma proprio tutto sui binocoli. Insomma, ci sono anche altri social, li trovate qui sotto in descrizione. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, potete mettere un bel mi piace, condividere questo video con i vostri amici e magari, per sostenere la mia attività giornalistica, abbonarvi all'abbonamento premium di Binomania, che è semestrale o annuale sul sito web ovviamente, e vi consentirà di beneficiare ogni mese di importanti e interessanti sconti da parte delle aziende di settore, oltre a navigare senza essere disturbati dalla pubblicità di Google. Inoltre, per chi ancora non lo avesse fatto, vi ricordo che è gratis, potete iscrivervi a questo canale utilizzando l'icona qui in alto. Un carissimo saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!